Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Acarfage Bruno Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa Acarfage? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Acarfage durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Acarfage? Acarfage è un farmaco a base del principio attivo acarbose, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico inibitori dell'alfa-glucosidasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Acarfage può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Acarfage 100 mg 40 compresse, Acarfage 50 mg 40 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Serono SpA. Concessionario: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: acarbose. Gruppo terapeutico: ipoglicemizzanti orali. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Acarfage è indicato negli adulti e negli adolescenti di età superiore ai 18 anni. Acarfage è raccomandato per il trattamento di pazienti con diabete mellito non insulino dipendente, NIDM, quando la sola dieta e l'esercizio fisico non sono sufficienti a controllare in modo adeguato la glicemia. Acarfage può essere somministrato in concomitanza con metformina, sulfonilure o insulina. Posologia. Il dosaggio deve essere stabilito dal medico curante in quanto l'efficacia e la tollerabilità variano per ogni singolo paziente. La dose può essere aumentata ad intervalli di 4-8 settimane, se il paziente mostra una risposta clinica inadeguata, o anche più tardi nel corso della terapia. Adulti. La dose iniziale a 3x1 compressa di Acarfage 50 mg/die o 3x a mezzo compressa di Acarfage 100 mg/die, corrispondente a 150 mg di acarbosio al giorno. In alcuni pazienti, un aumento graduale del dosaggio di acarbosio è stato utile per ridurre gli effetti indesiderati gastrointestinali, iniziando lentamente con 1-2x1 compressa di Acarfage da 50 mg/die, corrispondente a 50-100 mg di acarbosio al giorno. La dose può essere gradualmente aumentata a seconda dei livelli glicemici del paziente e anche se la terapia non è abbastanza efficace, fino a 3x2 compressa di Acarfage da 50 mg/die o 3x1 compressa di Acarfage 100 mg/die, equivalente a 300 mg di acarbosio al giorno. Se sono necessarie dosi più elevate, devono essere usate compresse a dosaggio maggiore. La dose media di acarbosio varia da 150 a 300 mg al giorno a seconda delle necessità del singolo paziente. In casi eccezionali, può essere necessario aumentare la dose fino a 3x2 compressa di Acarfage da 100 mg al giorno, corrispondente a 600 mg di acarbosio al giorno. Qualora si manifestino effetti indesiderati, nonostante il rispetto scrupoloso della dieta prescritta, la dose non deve essere aumentata e se necessario deve essere ridotta. Vedere paragrafo 4.8. Durata d'uso: Acarfage 50 mg e 100 mg è inteso per un trattamento continuo a lungo termine. Pazienti anziani: non è necessaria alcuna modifica del dosaggio normale per gli adulti. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia dell'acarbosio nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni di età non sono state ancora stabilite. Acarfage 50 mg e 100 mg non sono raccomandati nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni.
Modo di somministrazione: si raggiunge l'effetto massimo di acarfage 50 mg e 100 mg, se le compresse vengono assunte intere assieme ad una piccola quantità di liquido direttamente prima dei pasti, oppure ingerite con il primo boccone di cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Enteropatie croniche associate a forte dispepsia e malassorbimento. Malattia infiammatoria intestinale, ulcere del colon, ostruzione intestinale parziale o predisposizione all'ostruzione intestinale. Stati patologici che possono essere aggravati da un aumento della produzione di gas a livello intestinale, ad esempio sindrome di Roemeld, grosse ernie, restringimento ed ulcerazione dell'intestino. Grave insufficienza della funzione renale, clearance della creatinina. 25 ml/min. Grave compromissione epatica, ad esempio cirrosi epatica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: ipoglicemia. L'acarbosio ha un effetto antiperglicemico, ma di per sé a copyright non induce l'ipoglicemia. Se l'acarbosio è prescritto in associazione con altri farmaci ipoglicemizzanti, ad esempio sulfoniluree, metformina o insulina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: zucchero domestico, zucchero di canna, e alimenti che contengono zucchero comune. Il saccarosio, zucchero di canna, come anche gli alimenti contenenti saccarosio, sono spesso causa di disturbi intestinali o perfino, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere acarfage durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere acarfage durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Acarfage non deve essere somministrato durante la gravidanza perché non sono disponibili dati di studi clinici sul suo uso in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono disponibili dati sull'alterazione della capacità di guidare veicoli o di usare macchinari durante il trattamento con acarbosio. La monoterapia con l'acarbosio non causa ipoglicemia e quindi non ha alcuna influenza negativa sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. I pazienti devono sapere che la terapia combinata di acarbosio con sulfonilurea, metformina o insulina può causare ipoglicemia. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati dell'acarbosio, riscontrati in sperimentazioni cliniche controllate con placebo, e classificati in base alle categorie di frequenza CHON-CED, studi controllati con placebo nel database delle sperimentazioni cliniche. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Quando l'acarbosio viene assunto in concomitanza con bevande o alimenti contenenti carboidrati, polisaccaridi, oligosaccaridi o disaccaridi, un sovradosaggio può causare meteorismo, flatulenza e diarrea. Se un sovradosaggio di acarbosio viene assunto senza cibo, non dovrebbero essere previsti sintomi intestinali eccessivi. In caso di sovradosaggio, si deve evitare l'ingestione di bevande o alimenti contenenti carboidrati, polisaccaridi, oligosaccaridi, disaccaridi, nelle 4-6 ore successive. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Medicinali usati nel diabete, inibitori alfa-glucosidasi, codice ATC. A10BF01. Grazie all'inibizione reversibile della I+-glucosidasi, l'acarbosio ritarda la rottura enzimatica dei disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi nel piccolo intestino. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica dell'acarbosio è stata studiata dopo somministrazione orale della sostanza radiomarcata, 200 mg, in volontari sani. Assorbimento. Poiché copyright il 35% in media della radioattività totale, sostanza inibitoria unita ai dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno e tossicità riproduttiva, oltre quelli già, elenco degli eccipienti. Cellulosa microcristallina, E460.
amido di mais, silice colloidale anidra, E551, magnesio stearato, E572. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di acarfage a base di acarbose sono: Acarbosio Doc generici, Acarbosio Technigen, compressa, Glucobai. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.